Ciao, siamo Fabulous Talks, un canale di divulgazione artistica e scientifica. Se vi piacciono questo tipo di storie, iscrivetevi al canale e non dimenticate di dare un'occhiata alla descrizione, dove trovate tutti i nostri social e anche i libri scritti da Maurizio. Oggi non parliamo solo di automobili, parliamo di un simbolo, uno dei più riconoscibili al mondo. Un cavallo nero impennato su fondo giallo, il cavallino rampante della Ferrari. Ma questa non è solo la storia di un logo, è la storia di una guerra, di un pilota, di un incontro casuale e di una delle più grandi visioni industriali del Novecento. E soprattutto è la storia di come il design può diventare identità. Scopriamolo insieme. Per capire il cavallino rampante dobbiamo tornare indietro nel tempo. Siamo durante la Prima Guerra Mondiale. Tra i cieli d'Europa vola un giovane ufficiale italiano, Francesco Baracca. È uno dei più grandi assi dell'aviazione italiana. Le sue vittorie sono leggendarie, ma ciò che lo rende ancora più riconoscibile è un dettaglio dipinto sul suo aereo. Un cavallo nero impennato. Non era un semplice ornamento, era un simbolo personale, un'identità. Baracca diventa una figura quasi mitologica. Ma la sua storia si interrompe bruscamente nel 1918, quando muore in combattimento. E proprio da quel momento il suo simbolo inizia un viaggio completamente inatteso. Anni dopo, in un circuito di gara, un giovane pilota sta iniziando a farsi un nome. Si chiama Enzo Ferrari. Non è ancora il fondatore della casa automobilistica. È un uomo che vive di corse, motori e ambizione. Dopo una competizione, Enzo incontra la famiglia di Francesco Baracca, in particolare la madre, la contessa Paolina. Ed è qui che nasce una delle frasi più raccontate della storia dell'automobilismo. La contessa gli dice: «Ferrari metta sulle sue macchine il cavallino del mio figliolo. Le porterà fortuna». Enzo accetta. Ma quel gesto non è ancora la nascita di un logo, è solo l'inizio. Il cavallino rampante inizia così a comparire sulle prime vetture da corsa. Non esiste ancora la Ferrari come azienda, ma il simbolo comincia già a farsi riconoscere. Il cavallo è nero, lo sfondo diventa giallo. Un dettaglio fondamentale. Il giallo non è casuale, è il colore di Modena, città natale di Enzo Ferrari. E sopra il cavallo compare il tricolore italiano, un insieme di elementi che iniziano a costruire qualcosa di molto più grande di un semplice marchio. Ma la storia del cavallino rampante non finisce qui. Quando pensiamo al logo Ferrari, immaginiamo un simbolo nato già perfetto. In realtà, il celebre emblema è il risultato di un lungo lavoro di progettazione. 2 anni prima della nascita della prima Ferrari, nel 1945, Enzo Ferrari stava già gettando le basi della sua futura azienda. Sapeva che non bastava costruire automobili straordinarie. Serviva anche un simbolo capace di rappresentarle. I primi studi vennero probabilmente realizzati all'interno dell'azienda, ma Enzo, perfezionista come pochi, decise di affidarsi a uno dei più grandi incisori artistici italiani del Novecento. Il suo nome era Eligio Gerosa. I due si conoscevano già. Negli anni in cui Enzo correva per Alfa Romeo, Gerosa realizzava gli storici stemmi smaltati della casa milanese. Entrambi, inoltre, nutrivano una profonda ammirazione per Francesco Baracca. Gerosa aveva persino fondato un'associazione dedicata al celebre aviatore e aveva già reinterpretato il suo cavallo nero, modificandone alcuni dettagli, come la coda rivolta verso l'alto. Da quel momento iniziò una collaborazione destinata a entrare nella storia del design italiano. Negli archivi dello storico laboratorio milanese OMEA, che nel 1949 rilevò l'attività di Gerosa, sono ancora conservati gli schizzi originali del cavallino rampante, disegni realizzati completamente a mano, così dettagliati da ricordare gli studi anatomici di Leonardo da Vinci. Tra quei documenti ne esiste uno particolarmente affascinante. Nell'angolo inferiore compare una semplice annotazione scritta a mano.
Poche parole. Invertire il cavallo. Secondo i collaboratori dell'epoca, fu proprio Enzo Ferrari a richiedere questa modifica. È il momento in cui il cavallino assume definitivamente l'orientamento verso sinistra, quello che ancora oggi troviamo sulle Ferrari di tutto il mondo. Ma le modifiche non finirono lì. Nel corso degli anni Enzo continuò a perfezionare il simbolo. Il cavallo, inizialmente più robusto, divenne progressivamente più elegante e slanciato. Anche il muso venne alleggerito. Lo zoccolo anteriore fu sollevato per trasmettere maggiore dinamismo. Come ricordava Emilio Candiani, figlio della famiglia che produsse per decenni gli stemmi Ferrari, Enzo disse semplicemente: «Me la faccia che voli». Anche lo sfondo giallo venne scelto con grande attenzione. Non era soltanto una scelta estetica, rappresentava il colore ufficiale della città di Modena, terra natale di Enzo Ferrari. Persino il tricolore nella parte superiore fu oggetto di discussione. Una delle prime proposte prevedeva 3 linee curve, ma Enzo le rifiutò immediatamente. Disse a Gerosa: «No, curve non ne voglio. Mi ricordano la griglia di una Bugatti. Voglio linee dritte». Sono dettagli che raccontano perfettamente il carattere del fondatore della Ferrari. Ogni linea, ogni colore, ogni proporzione. Nulla veniva lasciato al caso. Il cavallino rampante non nacque quindi soltanto come un omaggio a Francesco Baracca. Diventò il risultato della visione di Enzo Ferrari, della maestria di Eligio Gerosa e dell'artigianato italiano. Un logo che ancora oggi, a quasi 80 anni dalla sua nascita, continua a essere uno dei simboli più riconoscibili e prestigiosi del mondo. Nel 1947 nasce ufficialmente la prima automobile Ferrari, la 125S. Non è solo una macchina, è il primo passo di un mito. Il motore è un V12, una scelta ambiziosa, quasi visionaria. Per Enzo Ferrari il motore è il cuore, la carrozzeria è il vestito, e ogni dettaglio deve raccontare potenza ed eleganza insieme. Quando pensiamo alla Ferrari, pensiamo al rosso, ma anche questo colore ha una storia precisa. All'inizio del Novecento, nelle corse internazionali, ogni nazione aveva un colore. L'Italia era il rosso, la Francia il blu, la Germania il bianco, la Gran Bretagna il verde. Quel rosso diventa rosso corsa e diventa identità. Le Ferrari non sono mai state progettate solo per andare veloci. Devono anche emozionare. Ogni curva ha una funzione, ogni linea ha una logica, ma anche una bellezza. È qui che il design italiano entra in scena. Per decenni Ferrari collabora con alcuni dei più grandi nomi del design automobilistico. Pininfarina, una delle collaborazioni più importanti della storia dell'automobile. Battista Pinin. Farina diceva che un'auto deve avere anima prima ancora che forma. Sergio Scaglietti, il maestro della carrozzeria artigianale. Le sue Ferrari erano scolpite, non costruite. Leonardo Fioravanti, autore di icone come la Dino e la Daytona. Flavio Manzoni, oggi guida il design Ferrari moderno, dalla Ferrari alla purosangue. Nel tempo alcune vetture diventano simboli assoluti. 250 GTO Daytona, Testarossa, F40, F50, Enzo, la Ferrari, SF90. Ogni modello è un'epoca. È un laboratorio a cielo aperto. Fibra di carbonio, aerodinamica, materiali innovativi, tecnologie ibride. Molte delle soluzioni sviluppate sui circuiti finiscono con il tempo anche sulle vetture stradali. Ma per Ferrari la Formula 1 rappresenta molto più della ricerca tecnologica. È il luogo dove il cavallino rampante continua a costruire il proprio mito, stagione dopo stagione. E questa forza del marchio è evidente ancora oggi. Proprio in questi giorni, mentre realizziamo questo video, la città di Madrid si prepara a entrare nel calendario della Formula 1 con il nuovo circuito cittadino, destinato a ospitare il Gran Premio di Spagna. Per celebrare questo importante appuntamento, gli organizzatori hanno scelto proprio la scuderia Ferrari
per il primo grande evento sul nuovo tracciato. A inaugurarlo, davanti a migliaia di spettatori, sono stati Lewis Hamilton e Charles Leclerc, portando il cavallino rampante sulle strade di Madrid ancora prima dell'arrivo del campionato. Una scelta che racconta molto anche dal punto di vista del marketing. Gli organizzatori avrebbero potuto coinvolgere qualsiasi altro team, McLaren, Mercedes, Red Bull o Aston Martin. Eppure hanno scelto Ferrari, perché ancora oggi, quando si vuole rappresentare la Formula 1 davanti al grande pubblico, il marchio che più di ogni altro richiama storia, passione, prestigio ed emozione è proprio Ferrari. È la dimostrazione di come un simbolo nato oltre un secolo fa da un cavallo dipinto sulla fusoliera di un aereo della Prima Guerra Mondiale continui ancora oggi a essere una delle icone più potenti e riconoscibili dello sport e del Made in Italy. Oggi Ferrari non è solo un marchio, è cultura, cinema, musica, design, economia, un simbolo globale. Il cavallino rampante non è solo un logo, è la sintesi di una storia italiana, di un pilota, di un imprenditore, di artigiani e di una visione. Una visione che ha trasformato un simbolo in un'icona mondiale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scriveteci nei commenti. Conoscevate la vera storia del cavallino rampante? E quale Ferrari considerereste la più iconica di sempre? Noi siamo Fabulous Talks e ci vediamo nel prossimo video. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.